Tutto questo e tanto altro sono le esperienze che possiamo vivere visitando il Lazio. Una regione che vanta una storia millenaria e ricca di opportunità. Regione Lazio, un'eterna scoperta. In questo appuntamento abbiamo deciso di nutrirci di arte, artigianato e storia millenaria. Siamo nella provincia di Viterbo per visitare Tuscania, il borgo fondato da Ascanio, figlio di Enea. Siamo di fronte alla porta di Poggio Fiorentino, che è stata ricostruita nel 1700 al posto di un'altra fatiscente del 1300. Questa è l'entrata del borgo di Tuscania, un borgo trimillenario, già prima degli Etruschi, e comunque questo borgo è stato costruito su 7 colli ad imitazione quasi di Roma. Il borgo di Tuscania è formato da 3 terzieri di Poggio Fiorentino, dove siamo ora, quello dei Castelli e quello di Valle. E tutto il borgo è circondato dalle mura medievali. Le mura sono state costruite per la difesa della città, del borgo, e possiamo vedere a volte dei merli ghibellini, a volte guelfi, a seconda del momento storico che veniva vissuto. Servivano per la difesa della città e sono formate anche da molte torri, sia quadrate che rotonde. Il borgo di Tuscania è formato anche da tante piccole vie, da archi, da zone quasi nascoste che hanno un fascino particolare. Ci parlano della storia, ci parlano dei secoli, dei 3000 anni che sono stati vissuti in questo centro. Questo centro che ovviamente già il suo stesso nome, Tuscania, rievoca la sua provenienza etrusca. Siamo proprio al centro della Tuscia, la regione a nord di Roma, che tra l'altro ebbe anche dei re etruschi nella stessa città di Roma. Ci troviamo nella piazza d'armi del condottiero di Ventura Angelo Tartaglia da Lavello, che all'inizio del 1400 per tanti anni che diresse in pratica tutta la Tuscia della provincia di Viterbo. Possiamo notare la sua torre, sulla quale in tutti i 4 i lati c'è il suo stemma ed inoltre anche lo stemma dello scudo del comune di Tuscania. Il borgo di Tuscania è costellato di chiese e palazzi e praticamente si può considerare un museo a cielo aperto. C'è una chiesa molto bella, Santa Maria della Rosa, che addirittura fu per un breve periodo la cattedrale dopo il sacco di Carlo VIII del 1495, quando distrusse il terziere di San Pietro.
Ci troviamo di fronte al Palazzo Donnini. Questo era il palazzo appunto di Alfonso Donnini, segretario del Comune di Roma, che nel 1500 acquistò e abbellì questo palazzo e lo riempì anche di opere d'arte, tra le quali anche un Artemide Efesina con 14 mammelle, che attualmente si trova al Museo del Duomo di Viterbo. Se avrete modo di venire a Tuscania, noterete che è piena di fontane, difatti è chiamata la città delle belle fontane, e queste derivano dalla costruzione dell'acquedotto che fu fatto nei primi anni del 1600 dalle fonti di San Savino, per cui poi la città fu abbellita da queste fontane che furono costruite anche con l'intervento dell'architetto Domenico Castelli. Oltre al borgo con la sua importante storia, a Tuscania esistono 3 mete imperdibili da visitare. La chiesa di San Pietro, la chiesa di Santa Maria Maggiore e il Museo Archeologico Nazionale di Tuscania. Il Museo Archeologico Nazionale di Tuscania è allestito all'interno dell'ex convento francescano di Santa Maria del Riposo, annesso all'omonima chiesa. Il complesso di epoca rinascimentale vive molte alterne vicende nel corso dei secoli e l'ex convento diventa a questo punto oggetto di numerosi ed importanti restauri che fanno sì che nel 1986 venga finalmente inaugurato il locale museo archeologico. Oggi completato, vede l'esposizione di quelle che sono le testimonianze archeologiche più importanti del territorio, a partire dai secoli più antichi, dal VII secolo a.C., sino all'epoca della cosiddetta romanizzazione, quindi fino al III-II secolo a.C. Il museo è situato su 2 piani. Il piano superiore offre al visitatore le testimonianze esposte in un senso cronologico, quindi dalle testimonianze più antiche di VII secolo a.C. sino a quelle del secondo, mentre il piano inferiore, che fu il primo ad essere inaugurato nel 1986, offre l'esposizione di una serie di corredi appartenuti alle grandi famiglie aristocratiche di Tuscania di epoca ellenistica, quindi dal IV al II secolo, agli inizi del II secolo a.C. Si tratta soprattutto di sarcofagi in nenfro e di ciò che resta dei corredi funerari che, benché parzialmente saccheggiati in epoca romana,
offrono comunque un'ampia panoramica di quelle che erano le produzioni artigianali del periodo, sia in ceramica che in bronzo. Due fiori all'occhiello della città di Tuscania sono sicuramente le due basiliche di San Pietro e Santa Maria Maggiore. Quest'ultima fu la prima cattedrale di Tuscania e sia di questa che dell'altra di San Pietro non sono chiare le origini. Ci sono ancora molti studi in corso per chiarire quando furono fondate. All'interno della chiesa di Santa Maria Maggiore è conservato nell'abside l'eccezionale dipinto, l'eccezionale affresco che rappresenta il Giudizio universale, opera di Guido e Donato d'Arezzo. Va ricordato che la chiesa aveva, ed era l'unica, il privilegio del fonte battesimale a immersione. La facciata di San Pietro mostra il convergere delle esperienze di maestranze di diversa provenienza, come pure, non solo all'esterno ma anche all'interno, è molto importante, molto forte la presenza di elementi di reimpiego provenienti sicuramente dalle aree abitate qui sul colle o forse anche dalle vicinanze, e questo può essere ben riscontrato all'interno della cripta sottostante, che mostra una serie di colonne e capitelli in marmo, tutti diversi tra loro. Il terremoto del 1971, che colpì profondamente la città di Tuscania, causò anche la perdita e la distruzione di alcuni elementi all'interno delle chiese. Nel caso di San Pietro, se fu possibile recuperare e rimettere al suo posto il grande rosone della facciata, altrettanto non fu possibile fare per il grande affresco del Cristo Pantocratore che era nel catino absidale. Crollato appunto durante il sisma, nonostante siano stati recuperati molti dei frammenti dell'affresco, la ricomposizione avvenuta negli ultimi anni ha potuto mostrare soltanto porzioni di quello che era l'affresco originario, ormai noto soltanto e visibile soltanto da foto antecedenti al sisma del 1971. Se amate l'artigianato, a Tuscania troverete dei veri artisti, dagli strumenti musicali alle ceramiche, dal cuoio a prodotti alimentari. Noi ne abbiamo conosciuti alcuni, vere eccellenze di questo territorio. Ho iniziato la mia attività facendo il restauratore per le soprintendenze. Ho lavorato con la soprintendenza di Matera, di Urbino e di Roma, quindi io nasco come restauratore di opere d'arte. E chiaramente insieme al restauro ho inserito anche attività che a me faceva molto piacere coltivare. Ho inserito l'ebanisteria, di seguito ho inserito anche la liuteria. La liuteria è stata molto sentita da me perché ho un figlio musicista e quindi ho pensato di fare per lui gli strumenti musicali.
sull'aiuteria ho anche un brevetto depositato che riguarda la paletta dello strumento, che enfatizza molto, diciamo, le vibrazioni delle corde. Quindi attraverso questa paletta le corde riescono a vibrare di più sullo strumento e danno un'altezza d'onda e una lunghezza d'onda molto superiore rispetto alle chitarre standard. Quindi mi muovo in un ambito, grazie a quello che faccio sicuramente, no? Perché insomma fare il restauratore, fare l'ebanista, fare il liutaio è un modo di fare per avere diversi tipi di lavoro che sicuramente aiutano adesso, in questo momento particolare, gli artigiani. Ho rilevato questa attività da mio padre nel 94, è una tradizione che comunque sia si tramanda di famiglia, quindi anche mio padre era sul territorio intorno agli anni 60, hanno costruito questo capannone e poi con il passare degli anni abbiamo evoluto un pochino quello lì che era la lavorazione. Quando sono subentrato io praticamente ho iniziato a produrre più ceramica sia da tavola che da arredamento, anche perché era un pochino la mia passione. Uno dei valori aggiunti di lavorare a Tuscania è quello di avere innanzitutto vivere in una cittadina con una storia etrusca e anche medievale, quindi con una cultura della ceramica nella storia. E noi nasciamo, diciamo, dal 1985 qua che siamo a Tuscania. Mi sono fermato qua intanto perché per il territorio, per la bellezza e le opportunità che poteva avere questo territorio. Noi produciamo in pratica articoli per la scrittura e piccola pelletteria. Lavoriamo a oggi più che altro con l'estero, un po' con tutto il mondo, dai paesi asiatici ai paesi all'America. Abbiamo un ottimo mercato, per esempio, pure in Francia, in Germania. I prodotti di punta sicuramente sono gli articoli per la scrittura. Siamo fornitori pure del Louvre, di Versailles, diversi musei a livello mondiale. E ora delizieremo il nostro palato con dei sapori unici. In questo caso le regole sono tre: tradizione, passione e prodotti genuini. Abbiamo conosciuto Francesco. Si è trasferito a Tuscania dalla Sardegna 35 anni fa. Produce formaggi e ricotte, utilizzando i metodi artigianali della sua terra. 365 giorni all'anno noi si può dire che facciamo questo mestiere qui, diciamo, della produzione del formaggio. Come avete visto pure i prodotti, abbiamo una cella qui di conferimento qui dentro dei formaggi più freschi e poi abbiamo un'altra cella fuori che abbiamo i formaggi stagionati di 2-3 anni. Facciamo un pecorino che si lavorava, che ci hanno tramandato i nostri nonni, diciamo, giù, e i nostri genitori dalla Sardegna, diciamo, e l'abbiamo poi esportata qui. Confetture, pasta, biscotti e tanto altro sono le delizie preparate da Alessandra. Trasformiamo tutte quante le materie prime che produciamo nell'azienda, siamo proprio nel centro topografico della nostra proprietà e quelle che vedete qui alle mie spalle sono tutti trasformati che derivano appunto dalla lavorazione di queste materie prime, quindi a cominciare dalla farina prodotta con il nostro grano e poi utilizzata per creare pasta con farina appunto di grano duro macinato a pietra, la biscotteria per la quale utilizziamo appunto anche in questo caso una farina di grano duro e di grano tenero, sempre prodotte da noi macinate a pietra, che conferiscono la giusta friabilità e quel gusto
pieno ai nostri biscotti, nati anche qui dalla tradizione dolciaria della zona, quindi abbiamo iniziato con i tozzetti e le ciambelline tipiche appunto di questa parte della Tuscia, e gli ultimi arrivati che sono quelli della linea senza glutine e lattosio, appunto per accontentare tutti quanti i palati. I piatti tipici che potrete trovare a Tuscania sono superlativi e assolutamente tradizionali. I nostri piatti tipici qui a Tuscania sono l'acqua cotta, la trippa, i fagioli con le fette. L'acqua cotta è un piatto povero, come quasi tutti i piatti della tradizione, è composto da patate tagliate grossolanamente, cicoria rigorosamente di campo, aglio vestito, qualche pomodorino per addolcire un po' l'amaro della cicoria e il pane bruscato. In ultimo viene aggiunto l'uovo. Qui abbiamo la trippa in umido, non chiamo trippa alla romana perché nella nostra zona non usiamo la mentuccia selvatica, logicamente trippa precedentemente sbollentata, in modo molto semplice, un pochino di pomodoro, un po' di peperoncino e infine il pecorino romano. Poi abbiamo i fagioli con le fette, che sono fagioli borlotti, finocchio selvatico che abbonda nelle nostre zone, nei nostri campi. Vengono cotti insieme alle cotiche di maiale, anche qui un pochino di qualche pezzetto di pomodorino fresco, pane bruscato e olio d'oliva. Vi aspettiamo a Tuscania per assaggiare i nostri piatti e buon appetito! Visitare Tuscania è stata una bellissima esperienza. Un borgo ricco di storia, di arte, di cultura e tradizioni. Un territorio dove ogni singola pietra è una testimonianza storica. Un borgo unico, così come è unica è la Regione Lazio. Il Lazio, un'eterna scoperta. Viaggia con noi. Viaggia con Eborghi.